Ciao maker, bentornati sul canale. Oggi andiamo a montare il remote controller del Cyberbrick che ci permetterà di andare a controllare tutti i nostri dispositivi che poi costruiremo nel tempo su questa miniserie che sto realizzando. Prima di andare a eseguire il montaggio passo passo, vi voglio ringraziare perché il canale è arrivato alla monetizzazione e tutti i vostri supporti servono per poter andare ad acquistare dei materiali o delle attrezzature che servono per fare i video. Se volete supportare il canale trovate tutti i tastini qui sotto, sia per magari un super grazie o anche per quanto riguarda un piccolo abbonamento. Vi ringrazio, se non siete ancora iscritti al canale potete tranquillamente farlo per seguirmi e andiamo direttamente al montaggio. Dai, prendiamo tutto ciò quello che ci serve. Questa è la versione con la batteria a litio, quindi apriamo la scatola, recuperiamo tutto quello che c'è dentro. Ehi, ehi. Eccola. Ok. Perché la versione standard è con la batteria classica. Ok, in più abbiamo tutte le stampe fatte per quanto riguarda il remote controller. Vi volevo avvertire solo di una cosa: io ho dovuto rifare questa stampa qui perché si era interrotta l'alimentazione e quindi era arrivata a metà. Per fortuna le altre erano salve. E in più ho dovuto rifare anche questi due componenti perché praticamente non avevo abilitato i supporti. Mi raccomando, se non usate delle stampanti Bambolab, andate a controllare se sono attivi i supporti o meno. Io li ho stampati tutti questi componenti, li ho stampati con la Snapmaker U1 e con la N-Cubic Cobra X. Vediamo un pochino di che cosa abbiamo bisogno: un giravite, delle batterie, ma in realtà noi abbiamo la versione con la batteria a litio, quindi non c'è bisogno, e della colla istantanea. Questi sono tutti i componenti che noi abbiamo qui dentro. Adesso li andiamo ad aprire e recuperare. Tutta la componentistica che abbiamo all'interno della confezione. Ed ora dobbiamo districarci tra tutti questi componenti. Facciamo piazza pulita. E iniziamo il montaggio. Per prima cosa dobbiamo recuperare l'elettronica, remote control. Questo si può programmare anche via Bluetooth dall'app del telefonino, non sarebbe bisogno neanche di scaricare l'applicazione sul PC, ma per avere delle impostazioni maggiori o per poter cambiare quelle che sono le configurazioni di base c'è bisogno di andare a utilizzare l'applicazione che gira sul computer, sia Mac sia su Linux che sia su Windows. Vi inserisco sotto anche il link per poterlo andare a scaricare quelli che sono i vari software. Recuperiamo i cavi di cui abbiamo bisogno e il connettore. Allora, dual axis joystick. Andiamo a vedere, sono quelli che fanno questi movimenti. Ok, prendiamo i cavetti, li recuperiamo, prendiamo il primo cavetto e lo andiamo a inserire qui. Poi prendiamo il primo controller e andiamo a inserire il cavetto numero 1 sul connettore di sinistra. Facciamo lo stesso con il cavetto numero 2. Recuperiamo il
momentary button. Per poter collegare il momentary button abbiamo bisogno del cavetto che ha solo 2 pin di connessione da 10 cm e va inserito, eccolo qui, va inserito alla prima porta e va inserito anche qui all'unica porta che abbiamo del connettore. Colleghiamo anche il secondo switch. Giriamo tutto e andiamo ad installare lo switch a 3 posizioni. Prendiamo sempre il cavo, sulla parte destra con il connettore rivolto in avanti, inseriamo il cavetto all'ultimo e andiamo a inserire il cavetto anche allo switch. Ora manca il joystick a singolo asse. Questo fa solo il movimento superiore e inferiore, non va a destra e a sinistra. Il trimmer messo sul basso, abbiamo un altro connettore, lo colleghiamo al dispositivo e alla prima porta del controller della board. Cavo di alimentazione e lo colleghiamo girando tutto al nostro connettore. Questo è tutto lo schema elettrico del remote controller. Ora iniziamo il montaggio di tutta la componentistica che abbiamo realizzato e stampato. Dobbiamo prendere delle viti, sono tutte qui, sono M2.5 x 6. Andiamo ad avvitare qui, perché questo? Perché la vite è messa in questo modo? Perché qui poi c'è il coperchio da inserire superiormente che ha una calamita. Okay. Questo coperchio qui a cui va inserita la calamita e si va a posizionare così. Prendiamo tutta l'elettronica. Per prima cosa inseriamo il connettore in questa posizione. E possiamo andare a inserire le 2 viti per poterlo far reggere. Una volta sistemato possiamo andare a incastrare tutti questi filamenti facendoli passare esattamente, un attimo vediamo di metterlo a fuoco, ok, esattamente qui dentro, sia da un lato e sia dall'altro, e possiamo andare ad avvitare i 2 switch
che vanno inseriti quindi giriamo questa board adesso, inseriamo i due switch così, facendo in modo che si faccia questa curva al filo, in modo che si possa posizionare correttamente e non dia fastidio poi il cavo che avanza. Ora, una volta posizionato, bisogna andare a installare anche qui le due viti, una a sinistra e una a destra. Idem anche dall'altro lato, quindi facciamo passare dietro e posizioniamo. Ora possiamo passare a montare, girando sempre il dispositivo, dal lato sinistro andiamo a montare nella seconda posizione in alto quello che è lo switch a 3 posizioni e nella posizione qui di destra andiamo a montare quello che è lo switch a 2 posizioni, il joystick a 2 posizioni. Completato anche questo, non ci resta che il fissaggio della board. Prendiamo due viti e le mettiamo in diagonale. Una volta sistemato questo, possiamo andare a installare, fare in modo che l'elettronica entri qui dentro. Quindi facciamo andare prima la parte davanti. Eccoci qua. Ora possiamo andare ad inserire qui a spinta, solo ed esclusivamente a spinta, il magnete rotondo da 2 mm, 4 x 2 mm di spessore. Posizioniamo qui e spingiamo con ecco fatto. Magari potrebbe essere utile inserire un goccio di colla anche qui. Prendiamo questa parte dove ci sono i 4 inserti e andiamo a prendere le due alette che abbiamo e le dobbiamo incastrare aggiungendo un goccio di colla. Tendiamo che si asciughi. Nel frattempo possiamo andare ad incastrare questo coperchietto negli incavi che abbiamo. Andiamo ad installare questo sul power switch, sullo switch. E anche questo sul joystick, diciamo a 2 vie.
inseriamo il coperchio e possiamo andare a inserire le due viti, una qui e una qui, che vada a fermare il tutto. Prendiamo l'altra parte del basso e inseriamo qui il power switch. Vite. Possiamo collegare il cavetto e possiamo andare a chiudere la parte che contiene tutta l'elettronica. Inseriamo le 4 viti. Ora inseriamo anche questo, uno degli ultimi pezzi, che va a bloccarsi qui. Con le ulteriori 2 viti. Basta inserirlo e andare a far aderire i pin. È acceso. Spegniamo. Posizioniamo la batteria e il suo coperchio. Prendiamo questo, mettiamo un goccio di colla e facciamo aderire bene il connettore. Inseriamo su l'aiuto qui del connettore. Questi li ho stampati in TPU, così sono più morbidi e sono anche più carini al tatto. Facciamo la stessa cosa con l'altro. Ora bisogna vedere all'interno la lineetta dov'è, in modo da allinearlo. Ok, stessa cosa qui. Ecco qui. Bisogna prendere i fermi, questi 2 perni che vanno allineati per poter entrare all'interno, e poi basta girare e si ferma, si blocca. Uguale anche qui, 2 perni in basso, si gira e si blocca.
Bene ragazzi, il remote controller è pronto, quindi abbiamo la possibilità anche di andarlo a programmare. Facciamo in un ulteriore video, così vi faccio vedere com'è che si fa. E quindi spero che vi sia piaciuto il video, che vi interessa anche andare a vedere il montaggio del carrello elevatore, del muletto, che ho già stampato tutti i pezzi come magari già avete visto nei vari short, e andremo a montare anche quello in un prossimo video. Quindi montiamo il prossimo video, facciamo per il montaggio e poi anche l'inserimento di quelle che sono le configurazioni per poterle andare a utilizzare. Vi ringrazio, se non siete ancora iscritti al canale vi prego di farlo, così potete non perdervi il seguito, e ci vediamo alla prossima. Ciao!